Bentornati su Dentro la Storia e oggi parliamo di un anniversario molto particolare, 4 febbraio. 4 febbraio 1945, cioè esattamente 80 anni fa. Vi sembra poco? È passato un lungo tempo da allora, ma quell'evento, iniziato appunto il 4 febbraio del 1945, ha ridisegnato la geografia politica del mondo nei decenni a venire. Parliamo infatti della conferenza di Yalta, un evento centrale all'interno di quel processo tra la fine della seconda guerra mondiale e l'avvio della guerra fredda, che è necessario comprendere per capire l'evoluzione storica della storia contemporanea. È un evento, quello della conferenza di Yalta, che è ricordato anche nella nostra newsletter. L'avete già scoperta? La potete richiedere registrandovi gratuitamente nel nostro sito Dentro la Storia, in modo tale che ogni mese vi arriverà questa newsletter completa di una storia originale, consigli di lettura, consigli di visione di film e serie televisive, approfondimenti, una timeline mensile e molto altro ancora. Quindi, se volete saperne di più, se volete conoscere gli altri contenuti della newsletter di febbraio che è in invio nei prossimi giorni, dovete semplicemente iscrivervi. Ma passiamo alla nostra conferenza. Una conferenza non esattamente solo di pace, una conferenza riorganizzativa, la possiamo definire così. Non è la prima conferenza. Yalta si inquadra all'interno di un ciclo lungo di conferenze che inizia da Teheran dal 28 novembre al 1 dicembre del 1943 e prosegue lungo una linea temporale diretta che prevede più e più incontri in varie parti del globo. Ad esempio, gli incontri di Algeri che stabiliscono la dignità della Francia libera di De Gaulle nei confronti della Francia di Vichy, e quindi viene accreditata la Francia libera di De Gaulle quale potenza belligerante. Oppure gli accordi del Cairo e del Libano che sono tesi a ridefinire la situazione dei Balcani e in Grecia. E poi ovviamente, come abbiamo detto, Yalta e Potsdam. A Yalta la situazione è già parzialmente delineata. Andiamo a scoprirla, ma prima di questo vi permetto di ricordarvi il grande lavoro svolto da noi dentro la storia all'interno della divulgazione, reso possibile soprattutto grazie a un copioso materiale che lavoriamo costantemente e che richiede aggiornamenti continui, aggiornamenti che noi stessi riusciamo a svolgere grazie anche ai nostri partner, tra cui NordVPN, che ci consentono di navigare in tutta sicurezza un po' in tutto il globo. Ebbene, anche voi potete usufruire della grande protezione di NordVPN grazie all'offerta biennale di NordVPN che prevede 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Ma torniamo alla nostra conferenza di Yalta. Una conferenza, come dicevamo, che fotografa la situazione. È una conferenza che si incastra tra la fine dell'offensiva delle Ardenne di cui abbiamo parlato il mese scorso e l'operazione Vistola Oder che porta l'Armata Rossa a compiere un deciso balzo in avanti verso il cuore stesso della Germania. L'avanzata delle due forze contrapposte alleate a est e a ovest procede secondo velocità differenti e questo si fa notare all'interno dei colloqui di Yalta. Una settimana di lavori al palazzo di Livadia, ex residenza degli zar sul Mar Nero, che vede Stalin giocare su più tavoli o, se preferite, fare buon viso a cattivo gioco. Stalin infatti acconsente a diverse richieste degli alleati occidentali, acconsente a creare la conferenza successiva, quella di San Francisco, quella che dovrà portare alla nascita delle Nazioni Unite. A Yalta in particolar modo si inizia a parlare di quello che sarà il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un meccanismo di contrappeso all'interno dell'Assemblea, tale da fungere sia da organo esecutivo che di garanzia. Non solo, a Yalta si inizia a parlare dell'assetto degli stati scomparsi, la Polonia prima di tutto, ma anche la Jugoslavia e poi tutti gli stati invasi dall'Unione Sovietica e precedentemente alleati o fantocci dell'asse dopo la guerra. Stalin inizialmente si dichiara disponibile a instaurare dei governi provvisori democratici, ad esempio in Polonia, a promulgare leggi liberali, a dare il via libera
a libere elezioni. Ma non è così, lo si vedrà dopo, lo si vedrà a Potsdam. Stalin, prendendo una cartina dell'Europa e con un tratto di matita, davanti agli occhi esterrefatti di Churchill, traccia una linea. È la linea delle sfere di influenza. Si sta già delineando il mondo bipolare. La sfera di influenza sovietica va a comprendere tutta l'Europa orientale, seguendo quella che sarà definita da Churchill la linea della cortina di ferro, lasciando al di fuori la Grecia. Perché la Grecia? Perché in Grecia già da diversi mesi sono stati piantati i semi di una guerra civile. Una guerra civile che sta deflagrando. In Grecia, come da altre parti, la resistenza all'occupazione nazista si è frammentata in più posizioni. Da un lato c'è Leam Elas, i partigiani comunisti. Sono appoggiati politicamente da Mosca, ma non hanno possibilità di essere riforniti dall'Unione Sovietica. Dall'altro c'è il blocco monarchico e una costola di questo blocco composto da simpatizzanti di estrema destra che si riconoscono in quella che viene definita l'organizzazione Chi, Organosis Chi, fondata dal generale Georgios Lavdas e da un personaggio che abbiamo già incrociato nelle nostre storie, il colonnello Georgios Grivas, il futuro padre delle Oca A e B a Cipro. L'Organosis Chi è una organizzazione terroristica, nata inizialmente per contrapporsi all'occupazione nazista, ma che in breve tempo si rivolge agli stessi nazisti per acquistare armi in funzione anticomunista. L'Organosis Chi porta avanti un programma del terrore nell'autunno del 1944, mentre la Grecia ormai si è praticamente liberata dal giogo tedesco, e si arriva fino alla Decembriana, ai fatti di dicembre, al mitragliamento da parte di elementi dell'Organosis Chi di una manifestazione pacifica e disarmata in centro ad Atene, che scatena nei giorni successivi uno sciopero generale e una vera e propria caccia all'uomo. La Grecia quindi non rientra nella sfera di influenza di Mosca e non rientra tra gli obiettivi strategici di Mosca. Viene lasciata volentieri all'Occidente. A riprova, i partigiani comunisti verranno sconfitti nella guerra civile greca e saranno costretti a ripiegare in Jugoslavia. A Yalta si decide quindi il futuro dell'Europa, anzi quasi il futuro del mondo. Bisognerà aspettare Potsdam ovviamente per capire come affrontare il Giappone, ma quello che si decide a Yalta, anche se alcuni osservatori dell'epoca si lasciano sfuorviare dalle parole di Stalin, è la netta divisione geopolitica del mondo. Stalin aveva già accettato in precedenza gli accordi di Bretton Woods, degli accordi di carattere economico che avrebbero stabilito la predominanza del dollaro sui mercati mondiali. Si trattava di una ristrutturazione dovuta a più esigenze, innanzitutto la necessità di trovare una valuta forte su cui appoggiare la ricostruzione post-bellica. Tutti gli attori in campo non si facevano illusioni sul fatto che, concluso il conflitto, sarebbe stato necessario ricostruire l'Europa e non solo, e per farlo sarebbe stata necessaria una moneta forte, individuata nel dollaro. Poi c'era la questione delle monete false, l'abbiamo già visto nell'operazione Bernard, il video lo trovate nel canale, ossia il tentativo della Germania nazista di rovinare le economie alleate dell'epoca immettendo sul mercato banconote falsificate. Occorreva una moneta completamente nuova, un dollaro che non fosse possibile contraffare e che fosse soprattutto garanzia per tutti. Stalin aveva accettato tutto questo, d'altronde non poteva opporsi alla forza economica degli Stati Uniti, ma in cambio aveva preteso qualcos'altro. Aveva preteso la possibilità di stabilire delle sfere di influenza, come abbiamo detto, aveva preteso la possibilità di avanzare delle mire anche in Estremo Oriente. A Yalta, ad esempio, si decide che, conclusa la guerra in Europa, entro 3 mesi l'Unione Sovietica avrebbe attaccato il Giappone. Sarebbe stata una ripresa delle ostilità dopo la guerra silenziosa di fine anni 30, quando i sovietici lungo il confine con la Mongolia e il Manchukuo avevano inflitto delle sonore sconfitte all'esercito giapponese. I sovietici volevano riprendersi la metà inferiore dell'isola di Sakhalin, le Kurili, e stabilire delle zone di influenza anche all'interno dei porti cinesi, da Port Arthur, vecchia roccaforte zarista, ad Dalian. Stalin aveva posto delle condizioni chiare che erano state accettate, scatenando in seguito le critiche di molti osservatori. Negli Stati Uniti, ad esempio, si dimostreranno molto critici gli esponenti del Partito Repubblicano, che accuseranno i democratici di aver inviato a Yalta Roosevelt, all'epoca già debilitato dalla malattia, che sarebbe morto nel giro di un paio di mesi. Il presidente Roosevelt in realtà a Yalta era lucidissimo e fu energico anche
nell'opporsi a certe richieste di Stalin, come aveva già fatto a Teheran poco più di un anno prima. Churchill aveva dovuto comprendere a Yalta che la Gran Bretagna non avrebbe più avuto un ruolo egemone o di prima donna nel mondo a venire, ma era qualcosa di fisiologico. Si stava andando verso una transizione, verso un nuovo mondo, un mondo slegato dalle questioni coloniali o post-coloniali e orientato, almeno inizialmente, su una contrapposizione di blocchi, est e ovest. Ancora nessuno avrebbe immaginato che qualche anno dopo sarebbe emerso il movimento terzomondista. Yalta è come il Rubicone, una linea invisibile che si attraversa, senza possibilità di tornare indietro. Yalta pone le basi per le Nazioni Unite, pone le basi per la pace, pone le basi per la divisione del mondo in blocchi, ma Yalta, qua e là, è anche una piccola bugia. Prendete la Polonia. Per quanto riguarda la Polonia, Stalin concorda sulla possibilità di insediare un governo democratico provvisorio per poi indire libere elezioni. Ma Stalin non ha nessuna intenzione di rispettare quell'accordo e lo si vedrà in seguito, quando il governo polacco in esilio a Londra non avrà nessuna possibilità di rientrare in patria e di partecipare davvero alla vita politica del paese appena ricostituito. E si vedrà ancora di più avanti a Potsdam come Stalin abbia intenzione di modificare la carta geografica, spostando in avanti i confini, inglobando territori che erano polacchi fino al 1939 e spingendo la Polonia più a ovest, inglobando a sua volta territori che erano tedeschi. È una ridefinizione dell'Europa su scala titanica. Per quanto riguarda poi la questione dei Balcani, anche lì Stalin gioca sporco. Dice che in Ungheria, in Romania, in Bulgaria si potrà tranquillamente portare avanti un percorso democratico, ma il vero percorso che ha in mente il dittatore georgiano è quello di insediare governi a lui fedeli che possano controllare quegli stati per proprio conto. E per quanto riguarda la Jugoslavia, dove da tempo è in atto un'altra guerra civile, quella tra i titini di Josip Broz e i cetnici del generale Mihailovic, Stalin se ne esce con un colpo di genio. La fusione tra i due governi, quello clandestino di Tito e quello monarchico in esilio di Šubašić. Una fusione che non avverrà mai. Tito si prenderà tutto. L'accordo di Lissa, che era un accordo semplicemente accomodante, dato per buono da re Pietro II di Jugoslavia, verrà disatteso in toto. Pietro II non rientrerà più. Lo abbiamo già visto. Tito diventerà il nuovo padrone della nuova Jugoslavia, modellata in senso federativo e con un uomo forte al timone. È questo che produce Yalta. Yalta che verrà ridiscussa negli anni a seguire da diversi interpreti, da chi ritiene che l'Occidente sia stato troppo morbido e troppo accondiscendente verso una strategia aggressiva mascherata da buone intenzioni da parte dell'Unione Sovietica, e chi giudica tutto sommato accettabile ciò che venne raggiunto lì in riva al Mar Nero in rapporto alla situazione in campo. D'altronde, dopo la sconfitta nelle Ardenne, la Germania era comunque capace di una logorante guerra difensiva sul fronte occidentale. A est la situazione era completamente diversa. L'Armata Rossa stava sfondando e la lunga rincorsa verso Berlino, un altro argomento di discussione, avrebbe rappresentato un ulteriore problema. Chi avrebbe conquistato la capitale del Reich morente? Chi avrebbe issato la propria bandiera sulle rovine di Berlino? La storia ha deciso, e lo ha dimostrato, che sarebbe toccato all'Armata Rossa. Gli americani, pur prendendo slancio dalla conquista dell'ultimo ponte a Remagen e dalla possibilità di attraversare il Reno, non avevano ancora la possibilità di rincorrere e arrivare prima dei sovietici all'accerchiamento finale. Quello sarebbe stato un altro problema da affrontare in seguito, con le forze d'attrito, con la difficoltà nel far rispettare un altro degli accordi di Yalta, la divisione in zone d'occupazione. A Yalta viene deciso infatti che la Germania dovrà essere non più un problema, non solo per l'Europa, ma per il mondo intero. Si pongono le basi per la successiva separazione in due Germanie. La zona di controllo sovietica, che diventerà la DDR, staccata dalle altre zone controllate da americani, inglesi e francesi, e a Berlino stessa la divisione in due della città. Yalta, per citare Churchill,
è l'anticamera della guerra fredda, ma quello di cui si può discutere oggi è se questa anticamera fosse inevitabile oppure se fosse un male necessario. È difficile oggi pensare con la testa di Roosevelt, di Churchill o di Stalin in quel palazzo sul Mar Nero. Tutti e tre avevano idee a volte divergenti e a volte convergenti. Tutti e tre però convenivano su un punto: la necessità di far finire il più presto possibile il conflitto in Europa per poi dedicarsi allo scenario del Pacifico e infine ricostruire il mondo. Nessuno dei tre si faceva illusioni sul fatto che non ci potesse essere un nuovo confronto tra superpotenze emergenti, consolidate. Nessuno ancora parlava di annientamento. Nessuno ancora poteva pensare all'arma atomica. Se ne sarebbe parlato più avanti, a Potsdam, quando il successore di Roosevelt, Henry Spencer Truman, avrebbe dichiarato che il Giappone sarebbe stato costretto ad arrendersi pena la distruzione totale. Lì Stalin avrebbe capito che si stava preparando qualcosa di diverso. Le sue spie lo avevano già parzialmente informato. Ma fino a Yalta, fino a quella settimana dal 4 all'11 febbraio del 1945, ancora l'era atomica non era iniziata. Ancora non si poteva prevedere gli effetti della stessa era atomica. Yalta è l'ultima conferenza che vede la presenza di Franklin Delano Roosevelt, ma è anche l'ultima conferenza delle forze interalleate in cui si manifesti un minimo di volontà comune. Da lì in avanti inizieranno le spaccature, i distinguo, le separazioni, gli attriti. Da lì in avanti inizierà la guerra fredda. Una guerra fredda che vedrà diversi picchi. Pensate al blocco di Berlino, al ponte aereo, pensate alla Corea, pensate alla crisi dei missili a Cuba. Da Yalta in avanti il mondo cambia e oggi ricordiamo quell'evento 80 anni fa, perché da allora anche il nostro modo di vedere il mondo è cambiato. Se Immanuel Kant diceva che le categorie sono lenti attraverso cui ognuno di noi vede la realtà, ebbene Yalta rappresenta una lente deformante che cambia la percezione del tutto. Non più la singola individualità, ma l'inclusione in sistemi complessi. Non più l'unicità, ma i blocchi. Non più un mondo in cui più attori ragionano in maniera indipendente, ma un mondo in cui esiste una camera di compensazione, le Nazioni Unite, al cui interno, tuttavia, permangono delle posizioni, anche confliggenti, con diritto di veto. È questo che cambia Yalta. Cambia tutto. Da quei giorni sul Mar Nero, il mondo non sarà più lo stesso.